Ciao ragazzi, io sono Wendy e vi do il benvenuto a casa mia. Dopo aver trascorso del tempo a festeggiare le vacanze, può essere un compito impegnativo rimettere la casa in ordine. Oggi è quella la mia proposta. Unisciti a me mentre affrontiamo il compito di forma rilassante e produttiva. Il primo passo cruciale è rimuovere tutte le decorazioni natalizie, che sinceramente non vedevo l'ora. Anche se quest'anno non ho messo tante e non mi sono sentita affogare dalle decorazioni, come dicevo con un'altra ragazza l'altro giorno. Poco a poco metterò nei sacchetti e scatole varie le decorazioni, assicurandomi di conservare tutto in modo organizzato per il prossimo anno. Siete di quelli che tenete tutto per il prossimo anno o comprate sempre delle nuove decorazioni? Mentre mi vedete spogliare i mobili, volevo chiedervi come avete passato queste vacanze. Noi siamo stati tranquilli in casa, non sempre a mangiare, ma anche a fare i giochi da tavola, qualche uscita in centro città o insieme a degli amici. Che dire, anche cinema, pattinaggio e ovviamente qualche pulizia perché, come sapete, non si finisce mai. Pulirò le stoviglie della colazione e laverò gli accessori della macchina del caffè. Per me è la mattina del giorno dopo. Con gli anni ho imparato che non sovraccaricandomi di impegni né lavori domestici riesco ad essere più produttiva e a fare le cose con un atteggiamento migliore. Facendo così riesco a tenere a bada la casa. Oggi mi concentro sulla cucina e il soggiorno, già senza decorazioni. Prima pulirò il tavolo. A me piace sempre averlo pulito. Anche le sedie, che essendo trasparenti, le impronte si attaccano e si vedono di più.
Vado a spolverare. Voglio concentrarmi in posti particolari come i muri. Dopo questi mi vedrete fare il termosifone e molto bene sotto i mobili. Alla fine voglio spazzare molto bene dal tappeto a tutto il pavimento. Mi sono aiutata di questo attrezzo per pulire sotto i mobili. È davvero buonissimo per togliere la sporcizia dai posti più scomodi da pulire. Mi rimane solo spazzare dopo con l'aspirapolvere. In un inizio volevo dare la scera come sono abituata a fare, ma vedendo che il tempo non mi accompagna, ho deciso di passare velocemente con un altro igienizzante che lava e lucida e fa un profumo buonissimo. L'ho già fatto vedere altre volte in altri video. Prima di dare la scera pulisco con il mocio. Ho messo un tappo di disinfettante nell'acqua.
Questa cera la preparo come state vedendo. Ho aspettato che il pavimento si asciugasse per bene e, dando passate in un solo senso, con il panno inumidito distribuisco questo prodotto. Non c'è niente di più appagante di vedere il lavoro svolto. Voi come affrontate le vostre pulizie dopo le feste? Non dimenticatevi di rilassarvi lungo il percorso. Se ti è piaciuto questo video, dimmelo in un commento. Io per oggi vi saluto e ci vediamo al prossimo vlog di Wendy. Ciao!